Ciao, sono Fabrizio da Lisera. Oggi voglio parlarti di alcuni esercizi che faccio per il registro sovracuto e che trovo utili e che voglio quindi condividere con te. Ma intanto, sigla! Se come me hai la passione per il jazz e per il sassofono, ogni settimana pubblico un nuovo video. Gli argomenti possono essere vari, quindi esercizi di tecnica, armonia, studio di standards o di suoni che sto trascrivendo, dischi che sto ascoltando, insomma ciò che riguarda la sfera del sax e del jazz. Ti invito quindi ad iscriverti al canale per essere aggiornato nei prossimi video. Uno dei problemi più grossi nel produrre le note sovracute non è tanto fare le note in sé, ma collegarle al resto dello strumento. Ho già fatto diversi video a riguardo, magari ti lascio dei link in alto a destra. E la cosa più difficile sicuramente è partire già dal suono sovracuto. Perché ti dico questo? Perché hai notato che in generale, proprio nello studio dello strumento, nell'esecuzione, quando noi abbiamo una frase che va verso il registro acuto e poi sconfina nel registro sovracuto, quindi quando questo passaggio è ascendente ci aiuta parecchio dal punto di vista tecnico, è più semplice, mentre invece è più difficile scendere. Quindi se riusciamo ad abituarci anche a scendere nello studio, avremo sicuramente poi più facilità a salire. Quindi che cosa faccio? Questo esercizio si può fare con delle scale, degli accordi, dei temi, si può fare in vari modi. Oggi prenderò un aspetto che sicuramente credo più o meno tutti possano conoscere, cioè la pentatonica maggiore. La particolarità è che sarà direttamente discendente e quindi più ostica. Vi faccio capire. Dopodiché mi muovo per quarte, così come quando facevamo tutti, credo, all'inizio nello studio delle scale dello strumento. Quindi adesso diventa complicato. Poi vado quindi a Si bemolle. Pure questa non è facile. Perché è difficile questo esercizio? Per due motivi secondo me. Primo perché è difficile l'emissione della nota sovracuta e secondo è difficile anche l'attacco, il colpo di lingua. Io penso un colpo di lingua estremamente leggero, quasi una R più che una T, una D. Ri, ri, ri. Ok, vado avanti quindi con Mi bemolle. Aia. Pure questa è difficile, la riprovo lentamente. Proseguo quindi con La bemolle. Mi raccomando, cercate la precisione dell'attacco della nota sovracuta, lì è la chiave. Se il primo suono è buono, non dico che le altre note, come dire, non dico che sia sicuro che riusciamo a farle uscire, però siamo già sulla buona strada. Se il primo suono non è buono, insomma, partiamo col piede sbagliato. Vado avanti con Re bemolle.
essere più precisa. Ok, quindi re bemolle, ossia do diesis, fa diesis. Mamma mia, questa è sicuramente la più difficile. Fa diesis, poi ho si maggiore. Poi ho mi. Poi ho la. E poi ho re. E sol. Ok, e ho finito il giro di tutte le tonalità. È un esercizio che richiede parecchia applicazione, è sicuramente un esercizio difficile, perlomeno io lo trovo difficile. L'ho proposto anche ad allievi che quest'anno ho al Conservatorio di Genova dove insegno, anche sono degli allievi molto bravi, e lo propongo un po' a tutti perché secondo me è utile per vari motivi, non solo per l'aspetto tecnico, ma anche per un aspetto pratico, cioè avere la capacità di suonare queste note nelle varie tonalità e farlo direttamente in senso discendente. Quindi sicuramente serve precisione nell'emissione e precisione nell'attacco. Fammi sapere anche tu se trovi questo esercizio utile, anche se hai dei modi alternativi di studiare queste cose, perché i miei vlog vogliono anche essere un punto d'incontro, uno scambio fra sassofonisti. Lascia un commento, iscriviti al canale se hai apprezzato il video, grazie per l'attenzione, ci vediamo al prossimo vlog. Ciao!